Salve a tutti, sono Butti e in questo video vi parlerò di Resonance, un manga di Chikari Nagai in cui Satoko, un'investigatrice telepata, insieme a Lin, un ragazzetto esper, combatterà il culto senza nome, guidato da un criminale mutaforme chiamato La Maschera. Lin dovrebbe sacrificare la sua vita per sconfiggere la maschera, ma attraversando gli spazi liminali tra una vignetta e l'altra scopre il suo destino e scopre che è stato predeterminato dall'autore del fumetto di cui fa parte, Chikari Nagai. Opus racconterà appunto la storia di Nagai che entrerà all'interno del suo fumetto, Resonance, per recuperare la pagina conclusiva dell'opera, quella in cui Lin e la maschera si distruggono a vicenda, che è stata rubata dallo stesso Lin. L'arte è una forma di comunicazione che permette ad un autore di esprimere se stesso. Le persone sono naturalmente legate a ciò che le appassiona e per questo il cinema è pieno di film su attori e registi, oppure la letteratura è piena di libri sugli scrittori. E il fumetto non fa eccezione. Un mangaka impiega la maggior parte della propria vita a fare manga. E Nagai in particolare è un mangaka così tanto immerso nel proprio lavoro da entrarci dentro. Nagai entrerà così in contatto con i propri personaggi e insieme a loro scoprirà le regole che governano il mondo del fumetto. Un fumettista è il più assiduo lettore dei suoi personaggi, li ha visti nascere, crescere e continua costantemente a dargli vita. Tuttavia questo loro rapporto non è unidirezionale. Così come il fumettista influenza la vita dei suoi personaggi, così anche i personaggi influenzano la vita del loro fumettista. E questo sia all'interno che all'esterno del fumetto. Alcuni autori non riescono mai nella loro vita a separarsi dai loro personaggi più famosi, che finiscono con l'acquisire vita propria, divenendo a volte addirittura più famosi dell'autore stesso e riuscendo a sopravvivere alla loro morte. Questo ad esempio è il caso di Goku, che nonostante la morte di Toriyama è ancora in vita, e ancora oggi continua ad influenzare il mondo, e questo non solo attraverso le opere di Toriyama. E un personaggio influenza il fumettista anche all'interno del fumetto, divenendo sempre più vitale e definito. Un personaggio parte dall'avere solo un character design all'avere una vera e propria personalità. E l'autore ad un certo punto non può più permettersi di utilizzarlo come una marionetta, ma dovrà cominciare a preoccuparsi della coerenza interna, finirà per essere affezionato e dipendente del suo personaggio. E così anche i lettori. Questo ad esempio è il caso di All Might, che nonostante Horikoshi volesse far morire, si è visto costretto, data l'iconicità e l'amore nei confronti di questo personaggio, a tenerlo in vita, cambiando così l'intera storia del manga. Nagai, durante la sua avventura all'interno del suo fumetto, comincerà a dubitare se sia giusto o no lasciar morire Lin. Infatti, cos'è più importante? La storia o il personaggio? Tra una vignetta e l'altra del fumetto ci sono degli spazi liminali, tralasciati dall'autore e dai suoi assistenti. Questi sono dei buchi, dei varchi, attraverso i quali si può viaggiare senza corrompere la coerenza interna della storia. Il fumetto è una forma di espressione come un'altra, e secondo Wittgenstein, nella sua Gebrauchstheorie der Bedeutung, il significato di una parola consiste nell'uso che se ne fa. Per spiegare la complessità del linguaggio non basta una teoria referenziale, secondo la quale ciascuna parola si riferisce ad un determinato oggetto. Secondo Wittgenstein, ciascuna parola fa parte di un gioco linguistico, composto da regole e consuetudini, che permettono agli interlocutori non solo di coniare nuove combinazioni linguistiche, ma anche di decifrarle. Quando si preferisce una frase ad esistere, non sono solo le parole che costituiscono la frase, ma anche il gioco linguistico su cui esse si poggiano. Allo stesso modo avviene per il fumetto. Nonostante il fumettista realizzi un numero limitato di vignette, intorno ad esse si cela un mondo di implicature, implicazioni e presupposizioni. Elementi di un mondo che sono sottintesi, necessari e possibili una volta sfogliate le pagine del fumetto. Ed è così che un insieme esce da un sottoinsieme, è così che un macrocosmo fuoriesce da un microcosmo. Quella microcosmica storia, disegnata dal fumettista, venendo a patti con editor e scadenze, racchiude al suo interno molto di più di quello che appare. Racchiude al suo interno un mondo talmente vasto che neanche il fumettista è in grado di conoscere appieno.
Satoshi Kon prende molto dallo stile e dall'immaginario di Otomo. Non per nulla aveva lavorato come assistente per Akira e aveva fatto insieme a Otomo molteplici lavori: World Apartment Horror, Rojin Z, Memories. La città di Resonance sembra composta da frammenti di Neo Tokyo 3 e Tonoku e Lin sembrano due versioni alternative di Kaneda e Rei. Questa somiglianza tra i due autori risiede soprattutto nello stile del disegno e nel character design dei personaggi, che comunque Kon riesce a fare proprio. E questo era tutto da Butti. La vita editoriale di Opus viene sospesa. Satoshi Kon deve dedicare sempre più del suo tempo alla sua carriera da regista e per quanto a malincuore non tornerà mai a fare fumetti. Opus rimane quindi un'opera incompleta, con un ultimo capitolo disegnato a matita e neanche inchiostrato, che però mantiene ancora tutta l'essenza di Opus, che, così come Satoshi Kon, finisce improvvisamente, prima del previsto. E così come i fumetti necessitano, così anche la vita di un grande artista come Kon, andando al di là di tutte le sue singole opere, implica un mondo che non smetterà mai di dirci qualcosa.